Allora, nuova puntata di Trot Area Lab. Siamo un po' in un paradiso per quello che riguarda il Trotarea, siamo al lago Bella Valle Barberino del Mugello. Pieno inverno, Simo, perché molto Trotarea, la parte dell'attività del Trotarea viene fatta in inverno. Esatto. Siamo in Toscana, un lago bellissimo dove è stato uno dei pionieri per quello che è tutta l'attività del Trotarea, a fare una nuova puntata di Trotarea Lab. Per una puntata un po' particolare, Simo, un po' diversa dal solito, quindi a seguito di tutte le domande che ci arrivano nei canali social di Rapture, faremo un po' un check di tutto quello che serve, presentando anche dei prodotti nuovi, per pescare il Trotarea nel periodo invernale. Prima di iniziare a pescare naturalmente ci vuole un po' di carica, un po' di energia, quindi prendiamo un caffettino, ci carichiamo e prepariamo l'attrezzatura e iniziamo. Allora, noi eravamo già venuti in questo lago a fare un video di pesca, eravamo venuti con tutto il team agonistico di Rapture, quindi chi partecipa alle gare, naturalmente una delle tue passioni e obiettivi. Per oggi la facciamo in veste pescatore. Bravo. Cosa vuol dire? Tanti appassionati si avvicinano a questa tecnica, ci fanno tante domande, oggi risponderemo proprio a tutte queste domande, anche sugli accessori che usiamo, come si imbobina un mulinello, come si fa a pescare, la differenza sugli spoon, che c'è una grandissima confusione sugli spoon, quale lavora a galla, quale lavora a mezza acqua, quale lavora sul fondo, e quindi rispondiamo un po' a tutte le domande dei pescatori. Marco, che è il gestore del lago Bella Valle, ci ha dato possibilità di usufruire del suo bellissimo lago e quindi sfruttiamo questa possibilità a rispondere alle domande dei nostri amici pescatori. Certo. Una delle prime domande parte da casa. Come si imbobina un mulinello per il Trotarea? Ok? Quindi Simo, facciamo finta che sia un nostro mulinello per poter andare a fare una battuta di pesca, che in realtà è quello che faremo, ok? E partiamo da imbobinare un mulinello con la treccia, quindi un po' di fondo, quindi che cos'è il fondo e cosa vuol dire, imbobiniamo la treccia con cui useremo a pescare, poi dobbiamo rendere la treccia invisibile, quindi uno spezzone di fluorocarbon finale dove poi attaccheremo la nostra esca e inizieremo la battuta di pesca. Canna mulinello, cogliamo l'occasione anche per far vedere il nuovo mulinello Brave 1000, quindi un restyling del Brave che era già un mulinello dedicato al Trotarea, bobina di nylon per realizzare un po' di fondo, trecciato da mettere in bobina, fluorocarbon per fare lo spezzone di finale. Perché dobbiamo fare il fondo, Simo? Intanto, che cos'è il fondo? Il fondo in pratica è uno spezzone di filo che ci serve se la bobina è troppo profonda. I nostri fili che usiamo, le nostre trecce sono talmente piccole che occupano... Perdonami un secondo, naturalmente un mulinello nasce per il Trotarea, possiamo usarlo anche per una pesca finesse, quindi si fa una bobina dove naturalmente possa andare bene per tutte le pesche. Quindi dobbiamo fare dello spessore. Dello spessore, esatto. Perché il trecciato NT che nasce per il Trotarea e le tecniche finesse ha uno spessore molto sottile e quindi ci occupa pochissimo spazio nel nostro mulinello e praticamente è un capello, un capello, esatto. Dimensione di un capello, quindi molto fine, molto sottile, quindi il mulinello risulterebbe scarico con 100 metri di filo e quindi riempiamo un pochino il mulinello con del nylon per appunto aumentare la dimensione della bobina e avere il mulinello imbobinato correttamente. Facciamo questa asola che se la tiro si stringe, la inseriamo nel mulinello, la blocchiamo. Un piccolo trucco che vi voglio insegnare quando imbobinate il mulinello è prendere un pezzo di scotch per coprire appunto l'eccedenza del nodo che abbiamo creato. In questo modo il baffo che rimane non ci impedisce di avere gittata nel lancio. Dove l'ha recuperato lo scotch che non c'era? Il mulinello era nuovo e all'interno della bobina viene messo un adesivo che dà le caratteristiche del mulinello. Quindi utilizziamo quel pezzo che dobbiamo togliere per forza per chiudere il nostro nodo. Quanti giri di manovella faccio per creare un fondo giusto? Ma in genere si guarda la bobina del mulinello, comunque una ventina, 30 giri di mulinello vanno più che bene. Io stesso lo faccio a occhio, non conto i giri, vado a coprire un po' le righe dentro la bobina, quindi quando è quasi uniforme lo spessore sotto di nylon, a mio avviso è più che sufficiente. Abbiamo fatto il fondo, ora dobbiamo mettere il nostro tracciato con cui imbobineremo la maggior parte del mulinello. Faccio un'asola, passo dentro la treccia e poi faccio qualche giro attorno a entrambi i capi
giusto qualcuno, tanto comunque sia verrà coperto, ripasso con la treccia dentro l'asola, inumidisco con un po' di saliva e tiro. Il bagnare il nodo è un altro segreto. Da Esatto. scivolamento al nylon e alla treccia, ed evitiamo di schiacciare il nylon o la treccia. Un nodo microscopico che non ci impedirà assolutamente gittare nel lancio. Entrambi facciamo un po' di freno alla bobina Simo e un po' Sì. io con la mano al trecciato, quindi questo per mettere la treccia abbastanza tirata all'interno della bobina. Abbiamo imbobinato la treccia, Esatto. ora possiamo passare la treccia in tutti gli anelli E preparare il terminale. e realizzare il terminale. Abbiamo fatto il fondo del mulinello, abbiamo messo la treccia, dobbiamo renderla invisibile. Il finale. Quindi il finale. FC 403, una garanzia Il top. in qualità di fluorocarbon. Esatto. Diametri più usati nella pesca a trotare 12-14. Sì, io uso il 12,5, mi ci trovo benissimo. Qui ci sono varie scelte personali sulla lunghezza del fluorocarbon, noi tendiamo a farlo lungo. Esatto. Perché a volte il pesce anche di taglia, ogni tanto togliere un pezzettino, soprattutto vicino all'artificiale, aiuta a non perdere pesce. Esatto. Condizioni meteo, allora la giornata è abbastanza bella in quello che potevamo pensare nei giorni precedenti. Siamo in pieno inverno, non è freddissimo, devo dire la verità, io che soffro molto il freddo, non è freddissimo, acqua velata perché ha piovuto e quindi tutta l'acqua che è entrata dentro il laghetto ha reso l'acqua non chiarissima e questo un po' ci può aiutare. Ora Togliamo l'esca. l'esca. Spoon, varie tipologie e dopo parleremo un po' di che tipologie di artificiali quali usare, come lavorano. Visto che questa canna la uso io, scelgo lo Spoon. Perfetta scelta, avrei scelto anche io quella. Cookie da 2,2 grammi in una colorazione particolare, dorata e colorata da un lato perché c'è stata un'emissione di pesce fresco, quindi molto attivo, e questo è uno dei migliori colori che possiamo usare in questa situazione. E acqua scura, quindi ha un qualche colore acceso, un pochino aiuta. Allora, il bello del trutare è che è tutto compatto, quindi la cassetta porta il guadino, un tripod che porta le canne da pesca, quindi tutta attrezzatura abbastanza leggere, canne molto leggere, quindi le appoggiamo e siamo pronti per pescare. Abbiamo fatto 2 lanci e Io c'è ne ho un po' di fatto uno. attività. Attività c'è, dai. Un po' di pesce che sbollicchia c'è. Sì, sì. Eccola! Ok, realizzata, vai. Eccola, Eccolo. pesce. Belle. Guarda, c'è la gialla laggiù. Bella, 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 bella. Due possibilità per i pesci, quindi o il guadino, come in questo caso, oppure c'è un accessorio dove ricevo sempre un sacco di domande su ma che cos'è quella specie di arpione che utilizzate? Un accessorio che nasce per il trotare, si chiama release. È una sorta di uncino con due angoli, se così si possono chiamare, che permettono di slamare. Quindi mettiamo all'interno del filo, andiamo vicino al nostro artificiale, portiamo la curva vicino all'artificiale e facciamo un gesto e il pesce si slama senza toccarlo. Quindi abbiamo visto guadino e release. Uno che pesca come stiamo facendo nel nostro caso, la scelta può essere nostra, posso o utilizzare il guadino io magari perché non ho tanta confidenza come Simone con release, oppure utilizzare solo il release. Il concetto principale è toccare il pesce il meno possibile. In gara è fondamentale l'uso del guadino. Questo pesce se n'è andato, pazienza, perché il pesce viene convalidato solamente se tocca la parte interna della rete. Pesce valido in gara.
E adesso release. Fa coppiola. Se la prendi però, perché non è prendi, detto che prima la la devo prendi. prendere. Bravo Marco, ottima scelta di ondulante. Prova a cambiare esca perché sento delle mangiate timide e probabilmente potrebbe essere uno dei colori dell'ondulante che infastidisce il pesce, perché non sempre il colore viene aggredito nello stesso modo. Certe volte basta una sfumatura diversa e il pesce dà una boccata più decisa. Adesso cambio, provo un'altra esca leggermente più leggera. Marco, io ho provato a cambiare colore e ad alleggerirmi, perché ho visto che le trote non mangiano proprio decise, quindi il colore per l'acqua scura c'è, l'esca pure. Ora vediamo di catturare. Oh, ok. Intanto Vediamo ti se faccio la una scelta è domanda. giusta. Tanto ti faccio una domanda. Sì. Altre domande che ci fanno i pescatori sono velocità di recupero. Ok. Ad esempio, io che vengo da tutto il mondo dello spinning tendo a essere molto veloce nel recuperare un'esca. Esatto. Quindi, qual è il recupero giusto da fare o da utilizzare, anche, oppure se ce ne sono alcuni diversi da utilizzare durante una battuta di pesca e trotare? Esattamente, allora diciamo che il recupero varia in base al tipo di esca che abbiamo. Ci sono alcune esche che lavorano meglio se recuperate veloci, altre se lavorano meglio se recuperate un pochino più lente. Ovviamente tutto va anche in base all'attività del pesce. Nelle fasi diciamo iniziali, quando abbiamo il pesce fresco, io parlo da agonista, il recupero sarà leggermente più sostenuto perché comunque sia il pesce è talmente frenetico che non ha problemi a seguire l'esca. Man mano che andiamo avanti ci abbassiamo con la velocità del recupero, cambiamo esca, andiamo più sul leggero e questo ci permette di fare le catture. Certo. Un po' come naturalmente io pescatore arrivo al laghetto, arrivo la mattina che il laghetto apre, non c'è pressione di pesca, il pesce Esatto. è molto attivo per poi rallentare e magari anche allontanarsi dal sottoriva dove magari posso trovare del pesce. Esattamente. Oggi assieme alla Drone TX ho portato il nuovo look del mulinello Brave. Già il Brave era un mulinello che avevamo nel parco Trotarea, lo abbiamo rivisto e quindi abbiamo il nuovo, chiamiamolo così, XLT FB Brave. Misure 1000 e 1500, nel caso mio ho preso un 1500, un mulinello con un ottimo rapporto di qualità-prezzo, una bellissima frizione, 5:2 rapporto di recupero, un mulinello bello per questa attività, piccolino, compatto, molto leggero, che vi invito ad andarlo a provare nei negozi di pesca perché è veramente un piccolo gioiellino. Cambio esca affruttato, abbiamo già fatto 2 lanci, 2 pesci, tra l'altro questa è anche abbastanza bella. Bella! Sì, questa È un la bel gialla? pesce. No, purtroppo no, ma è un bel pesce. Fuori dallo standard del Trotarea. Cioè, ricordiamo perché è fuori dallo standard Trotarea, Perché noi perché siamo nel Trotarea abituati la media è trote da 200 grammi. Esatto. Questo invece è un bel salmone. È una goduria con le canne leggere così, guarda che salmone. Guardate come si piegano le canne, bella! Clacrux UL. Mamma mia, che pesce! Cioè, scusatemi, un salmone, questo è un camion, non è un salmone. Aiuto! Buona non ci sta mano? dentro. Che idea! Ah, non mi ci sta dentro! Ce l'ho fatta! Guarda che pesce! Che pesce! Big trout! Pesce, mamma mia! Big trout! Questo è Big Trout! Questa è da copertina, eh? Guarda che pesce! Drone TX è una nuova versione del modello drone ultra slim, vedete questo, il blank della canna che è sottilissimo, CX joint l'innesco, quindi un innesto molto delicato, molto parabolico che serve alla curatura della canna, azione XUL, ridotte minimali i componenti in modo che sia sempre in contatto con il blank della canna, una canna strepitosa per questa pesca, anelli con profilo K, antigroviglio. Sto usando il nuovo Helium FB,
sostituisce la precedente versione. Questo mulinello ha corpo e rotore in carbonio, 3 misure, 140 grammi di peso, un mulinello spettacolare, frizione in carbonio, il top. Simone, noto ogni tanto quando partecipo come spettatore alle gare trotarea che tutti gli agonisti tengono la frizione lenta, macinano in continuazione col pesce. Macinano vuol dire che girano in continuazione la manovella, a me sembra che usate tipo macino del caffè. Ti chiedo il perché utilizzano questo sistema. Allora, fermo restando che la frizione, per come la uso io, non deve slittare molto, deve comunque lavorare. In tanti però vedo che la lasciano slittare perché dobbiamo mantenere costantemente in trazione il filo, perché come sai bene l'amo senza ardiglione, come cede un pochino la tensione il pesce si slava, e quindi tanti preferiscono usarla appunto che slitti molto, anche perché usiamo dei fili veramente sottili, appunto per avere sempre il contatto col pesce. Certo, una vostra garanzia in modo che evitate che si allenti il filo, quindi Esatto. che l'amo senza ardiglione si slammi il pesce, quindi tieni magari aumenta la velocità per avere costante sempre la trazione sul filo e non perdere il pesce. Esatto. Oh ciao, ciao, sì. Compagni di pesca di un certo livello. Ora cambio artificiale anch'io perché competere con Simone è praticamente impossibile. Tutti i weekend con ste trote lì ad allenarsi a fare gare in continuazione, però naturalmente un po' mi devo difendere. Quindi cambio anch'io artificiale. Sempre una colorazione accesa. Tanto ne approfitto per farvi vedere le nuove Tech Box, quindi le nuove scatoline portaspoon, molto piccole, compatte, sottili, stanno in tasca, stanno in tutti i contenitori. Vi farò vedere dopo un'altra cosa carina di queste scatole che si può fare. Ho in una mia scatolina un Lupi, più compatto a livello di dimensioni, gold il retro, arancione la pancia. Vedo che hai una novità 2026, Esatto. quindi un accessorio che hai addosso, quindi Esatto. lo vesti praticamente. Ci spiega un po' che cos'è questa scatolina, perché mi sembra una scatola Esatto. che hai addosso. È una scatola da cintura, data in dotazione con una cintura e un moschettone molto comodo, che ci permette di avere sempre a portata di mano le nostre esche. Si apre tramite una clip, possiamo mettere le nostre esche e i nostri accessori. Diventa praticamente un tavolino. Esatto, noi lo apriamo, ha vari scomparti a giusto punto per i nostri accessori e le nostre esche. Quando si chiude si blocca con una clip molto comoda. Mi sempre permetto addosso. di dire una cosa, un accessorio molto bello e indispensabile, sì per il trotare, sì per il street fishing, sì per tutte le pesche in movimento dove voglio avere 4 cose a portata di mano. Esatto. Ora ho provato a cambiare colore, ho messo un tetra e funziona! Primo lancio, Parapesta. Pesce! Cambiato colore, subito funzionato. Quanto siamo? 12-2? Ma forse anche di più. Oh, adesso di più. Forse anche di più. Ale. Ale, Solo per la di più. big, solo per la big. Siamo arrivati alla fine della sessione di pesca e proverò la Acrux ULS, la sorellina più piccola delle nostre Acrux. Acrux è una famiglia di canne top di gamma per quanto riguarda Rapture. Si dividono in 3 azioni, L, UL e XUL per quanto riguarda le tubolari e UL e L per quanto riguarda le solid. In questo caso io ho la ULS, una canna
col vettino solido, che solitamente uso in estate quando il pesce è molto apatico, mangia leggero e quasi non si ha bisogno di ferrare, perché la sua particolarità è appunto il vettino solid, che ci permette una mangiata morbida del pesce, quasi non lo ferriamo. La Acrux ULS, come vedete, è una piega molto accentuata. Mi sposto perché il pesce si è girato. Piega praticamente tutta. Comunque anche con pesci fuori standard si comporta benissimo. Siamo arrivati alla fine, come Esatto. sempre in queste giornate che facciamo in Trutaria, prendo delle pettinate importanti, che me le ricordo per 2 o 3 giorni, Sì. però va bene così, è giusto. il bello di tutto, È è giusto, è giusto, È è giusto. Vediamo alcune novità che abbiamo fatto quest'anno per il Trutaria, per questa Esatto. disciplina. Allora, primo, la cassetta, quindi l'abbiamo ridotta di dimensioni, ok, quindi abbiamo fatto una versione chiamata compact, quindi una cassettina un po' più piccola, con i principi un po' di tutte le cassette portaesche, quindi di contenere tutta la nostra attrezzatura. Maniglia che ha una caratteristica, quindi può essere utilizzata come appoggio per il piano, ok? Fa da blocco, quindi permette di aprire il vano superiore, dove all'interno possiamo tenere filo, forbice tagliafilo, ci avevamo messo gli ami, quindi tenere piccoli accessori che ci servono nell'immediatezza. Lo richiudiamo, apriamo il vano centrale. Questa maniglia fa da appoggio e ci permette di avere un piano su cui appoggiare le nostre cose. All'interno troviamo un foglio, se possiamo chiamarlo DVA, dove possiamo attaccare i nostri artificiali, e il vano centrale che Ci permette di stoccare tutte le nostre quindi possiamo mettere buste, i le nostri nostre scatole nuove. portaspum, le nostre scatole con dei separé o divisori che possiamo personalizzarsi la cassetta. La cassetta la possiamo personalizzare, giusto? Esatto. Quindi possiamo decidere di montare dei portacanna e ne possiamo mettere fino a 6, 6. ok? O come in questo caso un altro accessorio opzionale che è l'expansion, quindi una scatoletta esterna dove possiamo tenere le scatole, Molto dove utile. possiamo appoggiare i nostri spoon, farli asciugare, che a sua volta può portare in testa e nella parte posteriore altri 2 portacanne. A finire il discorso scatole e porta accessori, abbiamo realizzato delle nuove scatole Tech Box, 3 colori diversi: giallo, blu, nero, diverse tra loro. Porta minuteria con scomparti che posso, in questo caso io ho personalizzato con gli split, gli snetti, degli ami e dei quadratini piccoli. Separé verticali più grandi dove all'interno ci tengo dei crank, oppure li all'interno dove all'interno tengo gli spoon. Ma hanno un'altra caratteristica queste scatole, Esatto. che le prendo singolarmente Si possono unire. le posso compattare e diventa una scatola unica. Quindi le posso stivare doppie, le posso mettere in tasca doppie oppure singole. Altra domanda che ci fanno i pescatori, Simo: Esatto. quale forma di spoon utilizzo, soprattutto dove lavora questo artificiale, se in superficie, se a mezz'acqua, se sul fondo. Quindi una carrellata veloce, un po' di ABC per capire quale forma scegliere in base al periodo della stagione. Abbiamo varie forme più allungate che ci permettono di avere una gittata maggiore e lavorare negli strati superficiali, come anche una forma più triangolare che sempre è ideale per pescare nello strato d'acqua superiore. Forme romboidali che ci permettono di sfruttare la colonna d'acqua nella sua, diciamo, a metà o verso il fondo, e forme più compatte che ci permettono di lavorare sul fondo, oppure il vibe che ci permette di stare proprio a ridosso del fondo. Spero che abbiamo risposto a tutte le domande. Speriamo. Siamo sempre a disposizione per ulteriori domande. Abbiamo fatto una carrellata della stagione invernale pesca Trutaria. Ringrazio Simo sempre per la sua disponibilità e professionalità e ci vediamo alla prossima puntata di Trutaria Live.